Amici, bentrovati sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Vi voglio far vedere oggi questi due dendrobium che sono sempre della stessa specie, Chrysotoxum e Chrysotoxum, che all'inizio erano un'unica pianta che io ho separata. Questa era tutta una e poi ne sono diventate due. Nel video di oggi vi voglio far vedere queste rigrescite laterali della pianta. Vedete, guardate quanti ce ne sono, ce n'è una piccolina là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 rigrescite laterali. Nel video di oggi vi voglio dire che non è perché io ho fatto un substrato magico che la pianta ha fatto queste rigrescite. La pianta ha le radici pressoché a un 30%. Prima di metterla in nabillo è stata un mese in sfagno e le radici erano sempre al 30%. Prima di essere in sfagno erano in fibra di cocco e le radici erano sempre al 30%. Quindi vi voglio dire, non è stato lo sfagno, perché c'è stato un mese e le radici non si sono mosse, non è stato la fibra di cocco perché non si sono mosse, e non è neanche il labillo vulcanico col vaso di terracotta che ha fatto venire fuori questa situazione. Cioè è la pianta stessa che ha deciso quest'anno di fare queste rigrescite. Quest'altra no, quest'altra non ha rigrescite. Allora, quando vedete i video, un discorso che vi voglio fare oggi, ci pensavo stamattina, ve lo volevo fare perché è importante. Se io vi avessi detto mettete la pianta a sfioro perché ecco i risultati, e uno ci poteva altro che credere, perché i risultati ci sono, ma non è la tecnica dello sfioro. Se io vi dicessi che ho preparato un infuso con l'aglio, l'ho lasciato a bagno, l'aglio tritato, 5 capocchie d'aglio, e vi dicessi che gliel'avessi dato per una settimana, voi vedreste i risultati e direste l'aglio funziona. Se io vi dicessi che ci avevo messo i fondi di caffè, uno poteva dire sì, in effetti i fondi di caffè funzionano. Quindi quando vedete un video, quando facciamo un video, quando vedete un video, sappiate che la pianta va autonomamente. Quando l'ho messa 20 giorni fa in labillo, le radici erano al 30%, oggi le radici sono sempre al 30%, e la pianta ha deciso lei che era ora di tirar fuori, proprio perché ce l'ha lei nel DNA, e tira fuori quelle rigrescite. Questo qua, Thyrsiphlorum, non ha rigrescite. Questo qua, che è il Chrysotoxum, non ha rigrescite. Solo lei ce le ha. Quindi lei ha deciso che quest'anno nel suo imprinting, nel suo DNA, ha deciso di tirare fuori queste rigrescite. Quindi tante volte si prestano un po' i video al sensazionalismo, cioè alla sensazione. Io, nella mia onestà, non posso che dire che ho difficoltà a far crescere le radici. Questo è un Farmeri più sano, questo è un Densiflorum, ma non ci sono rigrescite, stanno tutte nello stesso trattamento, tutte quante nello stesso tipo di irrigazione, e lei si è svegliata in queste condizioni. Quindi ecco, al di là non possiamo tante volte verificare all'interno dei video se quello che diciamo o quello che viene detto tante volte corrisponde alla realtà, perché se l'avessi messa a sfioro, cosa che non mi piace molto personalmente, ve l'avessi fatta vedere con le radici che sfioravano l'acqua, voi avreste creduto che grazie allo sfioro che la pianta riprende. Quindi sappiate che tante volte le piante vanno per conto loro, queste lo stesso hanno difficoltà a radicare, lo sfagno non ha fatto nessun risultato, fibra di cocco nessun risultato, e ho dovuto prendere velocemente una decisione per cercare di portarle un po' a condizioni di fiorire. Questo è il primo fiore del Giankinzi, l'ho nascosto qua, possiamo vederlo? Ehi, ce lo fai vedere questo fiore o è tutto per te? Quindi questa è una zattera, se è secca, strasecca, perché tanto qui le zattere dalla sera alla mattina neanche ci arrivano, qui lo stesso non ci sono oggetti. Aspettiamo la fioritura del Parisi, poi ve la farò vedere perché sarà sensazionale.
Quindi il concetto è quello, cioè tante volte è la pianta che decide di fare questo cetto qua, l'ha deciso lei, quell'altro là dietro, questo piccolino con la foglia. E quindi ecco, tante volte l'onestà di dire non è facile tante volte farle star bene, uno ce la mette tutta. Qui mi tocca bagnarle ogni giorno in questa condizione perché sono asciutte, queste stamattina l'ho bagnate, asciutte, strasciutte. Quindi facciamo le prove, cerchiamo di farle stare al meglio possibile. Guardate, questo qui l'ha deciso lei perché non è che, vedete questa ricrescita, l'ha decisa lei, punto. E io potrei dire tutto il mondo magico, ma non è. È perché nel DNA il suo che determina, che decide che sia così. Noi possiamo fare tanti miracoli. Comunque ripeto, con lo sfagno, questo qua è sul Cadum, speriamo di vedere qualcosa. Questa è la pianta Lina Wianum che abbiamo separato in 3 parti. Non vi dico in che condizioni stanno le radici, perché è meglio lasciarle stare. Però se vedete, quando deciderà di fare getti, allora li vedremo, allora diremo la pianta si è svegliata. Comunque Chrysodoxum per Chrysodoxum, una sta con tutti questi getti e una no. Quindi valutate sempre quello che vedete, valutate sempre quello che sentite, ma soprattutto lasciate alla pianta la libertà di fare e disfare a suo piacimento. Vedete, qui c'è un fiore solo e quindi ha deciso di farne uno solo, lasciamo stare. Ecco qua, questa è la situazione. Dopo farò un video, questi sono dei nuovi getti giù da piedi. Speriamo che l'apillo, l'inerte, riesca a farlo arrampicare Jenkinsi sopra al vaso in modo tale che la zattera la colonizza insieme al vaso. Di questa cosa sarei felice. Vedete che in terracotta e l'apillo bagnato stamattina è un seccume totale e non siamo in agosto. Qui quando piove l'acqua viene giù e quella che viene giù si prendono come l'agave e tante altre storie. Questa è una zattera che ho smontato perché tanto non veniva fuori niente dalla zattera. Se considerate che sono secche queste sono secche, annaffiate questa mattina alle 8, è tutto secco. Domani mattina riderò l'acqua. Questa è la pottinara, questi sono dei gheghi che lo stesso cerco di farli radicare. Questo è quello che è venuto fuori dalla zattera, che stava già lì chissà da quanto tempo. Vedremo poi che pianta è. Vedremo che pianta è. Qua fiorisce tutto. Guardate che spettacolo di colori. Bene, il video ci tenevo a farvelo perché tante volte ci vuole un po' di onestà nel dire lasciamo che la pianta stabilisca. Vedete, queste sono 2, ma in realtà erano una sola, erano speciosum. Stanno in avanzato stato di decadenza, guardate i bulbi, spero di recuperarle. E ecco, però come dicevo qua, per il Chrysodoxum non è che posso dire mettete i prodotti magici, la realtà è che la pianta va da sola. Quando decide di fiorire, la pianta decide di tirar fuori il fiore che è già preparato all'interno. E se combiniamo noi con buon substrato, bene, se no la pianta fa da sola, a prescindere da quello che noi possiamo dire che sono prodotti magici o altro. Quindi quando valutate, quando vedete, fate sempre le considerazioni, sappiate che la pianta viaggia, l'orchidea viaggia per conto suo e non sempre la sensazionalità del prodotto o del substrato è quello che fa la differenza. Bene, grazie di avermi seguito, spero di aver chiarito un po' un concetto che volevo farvi vedere, perché sennò è facile fare visualizzazioni dicendo grandi cose sensazionali, ma la realtà non è. A presto, grazie di avermi seguito.